Nel video di oggi dobbiamo parlare di come McLaren sia riuscita a passare da quinta forza a seconda nell'arco di una stagione, vincolata dal budget cap, dove diciamo più volte è difficile sviluppare la macchina e migliorarla durante la stagione. Eppure il team di Woking è stato l'eccezione a questa regola. Come mai? Lo andiamo a vedere nel corso del video. In più Norris ha anche detto che la stagione 2023 secondo lui è stata la migliore della sua carriera, dove è riuscito a imparare di più anche dal suo compagno in squadra Piastri, rookie al debutto che però è riuscito a tenere testa alle prestazioni del britannico. Ma dobbiamo anche analizzare come i team si stanno spingendo al limite per il 2024, cercando sempre di più telai leggeri che possono andare bene anche per il 2025. Insomma, la ricerca al limite non finisce mai in Formula 1 e questo vale sia per lo sviluppo delle monoposto ma anche delle infrastrutture che ha ogni team. Ed è stata questa l'arma segreta di McLaren che gli ha permesso di sviluppare una macchina forte nel 2023, in alcune gare quasi all'altezza di Red Bull, partendo da una base che nelle prime gare era quella del 2022. Andrea Stella, il team principal, ci aveva avvisato: calma, arriverà la vettura 2023, dobbiamo aspettare ancora qualche gara e sarà pronta. Al netto di questo ritardo che sicuramente ha inciso negativamente nella prima parte di stagione di McLaren, poi l'altra parte di stagione ci ha raccontato un'altra storia. Pensate che addirittura il team di Woking è passato dall'ultimo posto nei costruttori al quarto, da inizio a fine stagione. Una rimonta che sicuramente lascia tanti dubbi. Come giustifichiamo questo salto di prestazione? Fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti e cosa vi aspettate da McLaren nel 2024. Riusciranno a competere con Ferrari e Mercedes per essere seconda forza? Ditemi la vostra nei commenti. Come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana escono nuovi video a tema automotive e Formula 1. Ci tengo anche a augurarvi buon anno nuovo e speriamo che il 2024 ci riservi grandi sorprese. Ditemi nei commenti qual è il vostro desiderio più grande per l'anno nuovo. Vi ringrazio di cuore per il 2023 che abbiamo vissuto insieme e soprattutto ringrazio le persone che hanno attivato le notifiche. Questo vi permette di non dover cercare ogni volta i video, ma vi arriva direttamente la notifica ogni volta che ne pubblico uno nuovo. Per voi è la soluzione più comoda, così venite sempre avvisati quando esce un nuovo video. Io sono Rastro e ora iniziamo subito questa analisi su McLaren. Si parla molto spesso delle monoposto di Formula 1 e troppo poco delle gallerie del vento, del CFD che ci sta dietro ogni team. Ed è questo il vero elemento che fa la differenza poi nell'arco della stagione, soprattutto nello sviluppo. E più andiamo avanti, più la FIA sta imponendo dei limiti ai team per sviluppare le monoposto, a partire dall'introduzione del budget cap, l'introduzione ai limiti delle ore spese in gallerie del vento. Pensate che Red Bull, avendo vinto il titolo, ha a disposizione solamente 605 ore nei primi 6 mesi del 2024. Certo, abbiamo detto più volte che la galleria del vento sta cambiando ruolo, infatti serve per verificare le componenti della monoposto più che sperimentarne il loro valore aerodinamico, che quello viene verificato al CFD. Fatto sta che rimane comunque un vincolo importante per i top team. Per esempio Haas ha il doppio delle ore in galleria del vento rispetto a Red Bull. Sappiamo che Mercedes seconda potrà sfruttare 720 ore, mentre Ferrari terza 768 ore. Questo serve per fare una panoramica generale su come vengono sviluppate le monoposto di Formula 1. Tra l'altro non so se lo sapete, ma le norme hanno anche vincolato quanto deve essere grande una galleria del vento. Il modello di monoposto che viene utilizzato nel test può essere al massimo il 40% rispetto alla grandezza della vettura di Formula 1. Quindi è quasi la metà di una macchina di Formula 1. E tutto questo è fatto per ridurre i costi, così come anche la velocità massima in galleria del vento, che è di 180 km/h. Queste limitazioni servono per aiutare i team minori che hanno meno budget a disposizione per sviluppare la propria monoposto, però capite bene che queste norme non permettono di avere un chiaro valore di com'è la risposta aerodinamica della vettura. Per esempio il porpoising è un fenomeno che si è verificato soprattutto nel 2022 perché appunto la velocità massima in galleria del vento è limitata. Essendo un fenomeno che si vede maggiormente dai 250 km/h in su, non puoi verificarlo se la tua velocità massima è limitata nei test aerodinamici. Per questo sì, i team si affidano alla galleria del vento, ma non ci danno una risposta concreta al 100%. La macchina poi va testata in pista. Per questo negli ultimi anni ci si affida sempre di più al CFD e alle simulazioni fatte al computer piuttosto che ai test in galleria del vento, che servono per verificare i materiali e l'idoneità di un componente dal punto di vista regolamentare. E tutto questo ci serve per introdurre il tema McLaren. Sappiamo che dal 2022 è stato introdotto un tappeto mobile nelle gallerie del vento per le vetture a effetto suolo. Infatti com'è che funziona il tutto? Abbiamo questo modello di macchina più piccolo che è posizionato al centro, viene sparato un flusso d'aria con un gigantesco ventilatore, le ruote di
questo modello poggiano su un tappeto mobile che si muove alla stessa velocità del fluido. E tutte le squadre sono dotate di tappeti in matrice metallica per interpretare il comportamento della monoposto anche sotto la scocca, in particolare nella zona del fondo e del pavimento laterale. E capite bene che una difficoltà di tutti i team è quella di capire qual è l'altezza giusta del modello sul tappeto mobile, perché più la macchina è appoggiata su questo tappeto mobile e quindi c'è una maggiore impronta delle gomme sul tappeto, più la macchina avrà un'altezza a terra più bassa e quindi riuscirà a generare più spinta verticale. Quindi il lavoro degli ingegneri sta nel trovare l'altezza a terra giusta anche in gallerie del vento, anche perché se la macchina tocca troppo il pavimento metallico, avendo un'altezza molto bassa, primo puoi rischiare di avere troppo porpoising e poi in pista, e secondo rischi di andare a danneggiare il fondo del modello che utilizzi in gallerie del vento, quindi dopo devi ripararlo e vai a ritardare i lavori sulla vettura, andando quindi anche a rallentare l'introduzione di nuovi pacchetti aerodinamici. E ogni team, avendo poco tempo a disposizione, vuole evitare questo scenario, e la Pirelli per questi modelli fornisce delle gomme più piccole da testare in gallerie del vento. Infatti i team non solo provano il comportamento della monoposto sul rettilineo, quindi con le gomme dritte, ma vanno anche a modificare l'angolo delle gomme simulando che la vettura sia in curva, così da prevedere il suo comportamento. E questo comporta quindi un consumo maggiore delle gomme, soprattutto in queste vetture a effetto suolo che corrono più basse, perché la pianta della gomma tocca tanto sul tappeto mobile e una volta azionato va a consumare le gomme. E quindi il consumo delle gomme è cresciuto molto in gallerie del vento negli ultimi anni. Per questo i team sono intervenuti per cercare di modificare il tappeto metallico in modo che vada a consumare meno le gomme. Per esempio Red Bull a Milton Keynes ha messo una gomma che copre il tappeto metallico della galleria del vento, anche perché ricordo che la galleria del vento serve a simulare l'effetto aerodinamico che riceve la vettura, non tanto il consumo delle gomme. Per questo Red Bull ha utilizzato questo strato di gomma attorno al tappeto mobile per simulare meglio il comportamento della vettura in imbardata, ovvero in curva con le gomme sterzate, evitando di consumare tanti treni di pneumatici. E questa strategia introdotta da Red Bull, guidata da Pierre Boischet nel reparto aerodinamico, è stata poi seguita anche da altri team, ed è facile notare che chi ha una galleria del vento propria ha tanti vantaggi perché può personalizzarla in ogni minimo dettaglio, mentre i team che vanno a affittare una galleria del vento esterna non possono fare direttamente delle modifiche per conto proprio. Questo è un altro vantaggio che hanno i top team nei confronti dei team minori. E pensate che la stessa McLaren prima si affidava a un'altra galleria del vento, era ospite di una delle due gallerie del vento della Toyota a Colonia, prima che fosse finalizzato il nuovo wind tunnel a Woking, che ha permesso di rivedere e correggere la MCL 60, ovvero la McLaren del 2023. E grazie a questo cambiamento abbiamo visto un salto di qualità notevole. È stata forse l'arma segreta che ha avuto McLaren nella stagione 2023 che gli ha permesso di essere così competitiva dopo che sono arrivati i primi pacchetti di aggiornamenti che hanno permesso alla McLaren di passare dall'ultimo posto nei costruttori al quarto, con la guida di Andrea Stella che ci diceva nelle prime gare di attendere, perché la monoposto che avevamo visto a inizio stagione era quella 2022, e mi ricordo che nei test in Bahrain McLaren aveva deluso tanto, non ci aspettavamo delle performance così basse. E io mi chiedevo, strano però, è la macchina che concettualmente ha l'aerodinamica più simile alla Red Bull, anche a livello meccanico, con la sospensione pull rod all'anteriore e push rod al posteriore, com'è possibile che non riescano a far funzionare questa vettura dal punto di vista aerodinamico? E la risposta sta proprio in questa nuova galleria del vento di McLaren che da quando è operativa ha permesso al team di Woking di fare uno step in avanti. Il tappeto mobile che utilizzano permette al modello di avvicinarsi al suolo senza danneggiare il fondo, nonostante questo modello corra molto basso da terra. Questo permette a McLaren di ampliare la ricerca del carico aerodinamico sulla vettura, percorrendo strade nuove che prima erano vincolate dall'affidabilità del modello, e tutto il sistema non si poteva modificare perché la galleria del vento non era la propria, e in più ne erano stati introdotti nuovi materiali. E questo ha permesso a McLaren di ampliare i lavori sul fondo, modificare la struttura anche del diffusore, delle pance, del pavimento, e tutti questi elementi insieme hanno permesso a McLaren di essere seconda forza in tante gare della stagione 2023, stando a livello di Red Bull soprattutto in curva. Infatti la parte di carico aerodinamico nelle curve ad ampio raggio è diventato il punto di forza del team di Woking, al contrario di Ferrari che faceva fatica in quei curvoni, mentre Red Bull si trovava in una via di mezzo. Anche il drag che avevamo visto a inizio stagione l'hanno sensibilmente ridotto, e questo ha permesso alla MCL 60 di diventare una vettura top, a livello sicuramente di Ferrari, Mercedes e Aston Martin. Parlando di quest'ultima, abbiamo già detto che Lawrence Stroll aveva investito tanto sul nuovo quartier generale di Aston Martin, e hanno costruito anche una nuova galleria del vento che sarà operativa per la macchina 2025, visto che è necessario ancora qualche mese prima che entri in funzione a pieno regime. Ma
Ma Red Bull, McLaren e Aston Martin non sono gli unici team che hanno lavorato tanto sulla Galleria del Vento. Infatti anche Ferrari e Mercedes stanno portando delle novità che vedremo nei prossimi anni. E proprio gli ingegneri Maranello sanno che arriveranno delle novità in futuro per migliorare la monoposto dal punto di vista aerodinamico e quindi allinearsi agli altri team sullo sviluppo interno, al CFD e in Galleria del Vento. Perché su queste nuove vetture effetto suolo fa tanto la differenza. E il tempo scorre anche per Norris, anche per Piastri che è arrivato ora in Formula 1. Il primo cerca la sua prima vittoria in Formula 1. Ci ricordiamo ancora quel Gran Premio di Russia a Sochi con la vittoria sfumata Norris. E il 2024 potrebbe essere il suo anno per trovare una vittoria con McLaren. Ma anche la battaglia interna tra Piastri e Norris si fa sempre più accesa. Con i due che hanno prestazioni molto simili in qualifica, in gara invece Norris riesce a fare la differenza sulla gestione gomme. Punto dove Piastri fa ancora un po' di fatica. Ma nonostante ciò diamo tempo all'australiano, che è un gran manico, avendo vinto Formula 3 e Formula 2 e adesso in Formula 1 ha già dimostrato il suo potenziale. Sicuramente arriverà al livello di Norris, ci vorrà un po' di tempo. Fatto sta che McLaren si ritrova una coppia non da poco, molto competitiva, con due piloti di estremo talento. Ricordiamo che gran parte del budget cap investito a McLaren nel 2023 è stato per modificare la macchina 2022, quindi in questo 2024 con le infrastrutture che hanno a disposizione McLaren può fare una vettura molto competitiva in lotta con Ferrari e Mercedes, considerando anche il fatto che ha una vettura molto simile a Red Bull dal punto di vista aerodinamico e meccanico. Rispetto agli avversari sono il team che hanno una vettura più simile e questo non è un punto da poco, perché vuol dire che possono riutilizzare delle soluzioni aerodinamiche del team di Milton Keynes, farle proprie, perché il concetto aerodinamico non è tanto diverso. Gli avversari invece devono riprendere quelle soluzioni, modificarle e adattarle alla propria vettura in modo che funzioni in maniera corretta. E come ha confermato lo stesso Norris, i piccoli dettagli fanno la differenza. Norris e Piastri hanno uno stile di guida simile e questo li aiuterà sicuramente nel lavoro di sviluppo, andando nella stessa direzione. L'obiettivo per loro rimarrà sicuramente di avere un buon anteriore solido, senza essere troppo aggressivi in uscita di curva con il posteriore. Bisogna trovare quella giusta via di mezzo che permetta alla vettura di essere competitiva sia in entrata che in uscita di curva. Personalmente penso che McLaren ha fatto un grande step nel 2023, hanno tutte le carte in regola per lottare per il secondo posto nei costruttori, però non so, la sensazione è che secondo me Ferrari e Mercedes a lungo andare, nella costanza nell'arco di una stagione, riescono a essere comunque più competitivi di McLaren. Questo è quello che ci ha dimostrato la stagione 2023 e 2022 con il senno di poi, quindi probabilmente riaccadrà nel 2024. Ripeto, a livello di vettura sono quelli più simili a Red Bull, quindi ci sta che possono andare ancora più forte. Però su Mercedes l'abbiamo già detto, non può sbagliare una terza volta la propria vettura. Il 2024 sarà un anno dove partiranno con il piede giusto, avendo abbandonato definitivamente il concetto della vettura senza pance. Ferrari dalla sua parte vuole dare continuità alla SF23, modificandone i suoi limiti. Comunque parte da una base solida, vedendo le ultime gare del 2023 e fino a prova contraria è l'unico team oltre Red Bull a aver vinto una gara, quindi vedo questi due team leggermente più in vantaggio rispetto a McLaren. Però questa è una mia sensazione ed è normale che molti team non stiano passando i primi crash test sul telaio, perché i telai che provano a omologare sono troppo leggeri. Ci sta, perché provano a spingersi al limite sia per la stagione 2024 ma anche per quella 2025. Questo è successo per Red Bull, anche per Alpine e succederà anche per altri team. Fa parte del normale percorso di sviluppo. Ditemi la vostra opinione nei commenti, come vedete McLaren per questo 2024. Secondo voi potrà essere in lotta con Ferrari e Mercedes? La vedete più terza forza? Potrà addirittura impensierire Red Bull? Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana escono nuovi video a tema automotive e Formula 1. Buon anno ancora, qui da Rasta è tutto, ci vediamo a un prossimo video.